Il 99,9% delle persone che dicono di leggere la Cascia non sta leggendo niente. Soprattutto in quest'epoca, dove l'egocentrismo è ai massimi livelli ed è quasi impossibile avere quell'ascensione tale da raggiungere determinate conoscenze. E non perché siano in malafede, ma perché non hanno nemmeno la minima idea di cosa sia la Cascia nella tradizione esoterica autentica. Detto questo, bisogna fare chiarezza su cosa sia realmente. La Cascia non è un libro, non è un file astrale dove trovi scritta la tua vita. Questa è narrativa moderna, non è tradizione. Nell'esoterismo la Cascia è il più alto livello della memoria cosmica, però non memoria come intendiamo noi. Alcune delle nostre idee sono solo dei riflessi, non ricordi, non immagini, non scene. È la sostanza originaria del cosmo, il piano dove tutto accade e lascia una traccia nella sua forma più essenziale, la forma morale. È ciò che esiste prima di tempo, spazio e materia. È la matrice eterico-spirituale, da dove tutto nasce, da cui nasce la realtà. La Cascia è il luogo dove gli eventi, anziché passare, permangono come cause vive. La Cascia non è una serie di immagini astrali. Le immagini astrali sono solo il riflesso inferiore dei corpi sottili del chiaroveggente immaturo. Molti maestri scambiano la fantasia per veggenza ed è quello proprio di cui ci mettono in guardia alcune guide che danno un impulso di conoscenza e coscienza per l'umanità. A questo punto, dopo aver realizzato questo, bisogna saper ritornare a scuola, ritornando con i piedi per terra dopo quei salti di fantasia. Ma come si ritorna a terra seguendo comunque un sentiero spirituale concreto? 1. Bisogna lavorare sulla propria devozione. 2. La devozione apre le porte affinché si venga direzionati alla conoscenza. 3. La direzione nella quale si viene direzionati e gli studi portati a termine trovano conferma nell'anima, non nel comparto emozionale. 4. Bisogna fare una netta separazione tra le conferme interiori degli studi esteriori e quello che invece accontenta alcune nostre parti emozionali. 5. Le conferme animiche degli studi portano ad un rafforzamento dell'io e l'io cosciente la porta dalla quale ci si può evolvere. 6. Questo processo non è aperto a tutti, è per evoluzione e volontà. Quindi nessuno legge la Cascia con sensibilità, con intuizione psicologica o con un pendolino. Per accedere alla Cascia servono 3 facoltà superiori umane: immaginazione reale, non fantasia, non sogno, non sensitività, e il pensiero purificato, capace di restare limpido, senza essere deformato da pensieri, illusioni, emozioni, studiabile dallo studio profondo, dalla concentrazione scaligeriana e dai 6 esercizi di Steiner, che per essere applicati veramente hanno bisogno di una volontà che non è raggiungibile strettamente con il nostro apparato mentale. Seconda facoltà, l'ispirazione e la capacità di percepire il mondo spirituale quando il sé inferiore tace. Non è un messaggio, è un movimento vivente dello spirito. Terza facoltà, la più alta, intuizione. Non diventi l'oggetto, ma diventi uno con l'atto del percepire. L'io rimane vigile, ma la separazione, il senso di separazione, cade. Questo non si ottiene in un weekend, o pensando di essere profondi, o avendo un intelletto sviluppato, o avendo capacità intellettuali particolari, o facendoli spirituali, o un corso di risveglio. Sono livelli che si conquistano attraverso una volontà particolare, disciplina interiore e incarnazioni evolute. Qui voglio fare un piccolo appunto. Molti di noi vogliono sentirsi speciali, vogliono essere giudicati speciali. Questo è condivisibile in quanto ogni essere è speciale, perché fa parte di un tutto speciale ed eccezionale. Ciò che alberga in ognuno di noi, ciò che si è e tutto quello che c'è attorno è speciale. Non è detto però che bisogna compiere qualcosa di straordinario per affermare la propria specialità. L'unicità di ognuno di noi, immersi in questo tutto,
è formidabile e speciale. Quindi che molti di noi abbiano una sensibilità tale, un intelletto per aiutare alcune persone in difficoltà è assolutamente apprezzabile, ma bisogna tenere a mente ciò che si compie veramente da quello che si crede di compiere. Chi ha potuto vedere qualcosa nella cascia non ha portato un impulso alla risoluzione amorosa o alle faccende personali di un individuo. Chi ha potuto farlo veramente ha dato un impulso all'intera umanità. Sono individui che per volontà e evoluzione sono designati a far evolvere l'umano. La cascia è l'etere morale, la memoria vivente delle cause dell'universo. Non conserva ciò che accade, ma conserva perché accade. Conserva impulsi, intenzioni, forze morali, scelte interiori, direzioni karmiche. Esistono 4 piani: fisico, eterico, animico e spirituale. La cascia è la soglia tra l'eterico e spirituale, il luogo dove l'idea diventa forza. Non si percepisce attraverso visioni, immagini o simboli colorati. La cascia si percepisce con forze. È come cogliere qualità morali, intensità, direzioni, necessità, movimenti viventi. Non è vedere, è comprendere vivendo il contenuto. Perché quasi nessuno può leggerlo davvero? Perché richiede un pensiero libero dal corpo. E già questo è un ottenimento altissimo. Sentimento purificato, questo è difficilissimo. Volontà salda, totale assenza di ego inferiore, curiosità spirituale, brama di potere. La cascia è oggettività assoluta. Se c'è ego inferiore, tutto si chiude. E qui già tagliamo fuori tutte quelle persone che dicono di farlo, perché i tempi non lo consentono. Quindi quello che vediamo nei social network, su TikTok, YouTube, Instagram, ovunque, cos'è realmente? È psicologia travestita da spiritualità. Sono proiezioni emotive. Sono persone che probabilmente hanno un grado di finezza intellettuale da raggiungere determinate conclusioni. È coaching motivazionale imbellettato da spirituale. È desiderio di attenzione, desiderio di fare affari con determinate tematiche che possono toccare la sensibilità degli uomini. Difatti risolvono problematiche legate all'ego inferiore delle persone. Tentano di risolvere o di motivare problematiche sociali emozionali mascherate da spirituali. Donano carburante per nuove identificazioni. Questa non è Akasha, questo non è il vero spirituale, questo è uno scimmiottamento grottesco di quello che è lo spirituale vero. Non è spirituale, è psiche. Il mondo spirituale serio non funziona così. Chi ostenta alcune capacità automaticamente le perde. Gli unici veri lettori della cascia risalgono ad epoche antiche. Probabilmente l'unico a livello occidentale che è potuto entrare in contatto con queste conoscenze è Rudolf Steiner. È stato l'unico a trattare la cascia con rigore spirituale e scientifico. Prima di lui Rosa Croce, i maestri dei misteri, antichi iniziati. Dopo di lui nessuno ha portato un insegnamento così profondo e verificabile. Solo i discepoli più diretti e chi ha saputo trarre veramente i suoi insegnamenti continuano a trasmettere la sua conoscenza. Quindi qual è la verità finale? La cascia non è un trend social, non è un hashtag, non è un servizio da vendere, non è un messaggio personalizzato agli individui, non è un brand per attrarre clienti. Trattare tematiche del genere a scopo di lucro, per attrarre nuova clientela. Se una persona aveva un barlume di spirituale dentro di sé, tutto va all'aria. Qualsiasi facoltà, qualsiasi profondità spirituale che uno aveva, automaticamente decade di livello. La cascia è il piano delle cause morali del cosmo e si avvicina solo chi può lavorare sul proprio pensiero in maniera pura. Sentimento e volontà con purezza e disciplina. Tutto il resto sono effetti speciali della mente e voglia di creare effetto sulle persone. Sono allo zenith del malessere che tu stai per conoscere. Troppe maschere con dietro niente, troppa gente con la foto del contante. Mentre spingo la mia merda come un pusher. Sofferto, prospettive come Escher, ti avverto ancora più contorto. Esperto in materia, scinto in nucleo. Io gioco in serie A mentre tu stai ancora col subudio. Sono un senior zero, mafia zero junior. La mia roba è come anfetamine e flavor. La tua mi sembra Davor. Sei confuso, ti eri illuso che un applauso bastasse. SOS quando sono sopra i piatti, apocalisse. Non c'è modo per convincerti se non sconfiggerti sui 4 quarti, vai a proteggerti.
sono cazzi tuoi.